Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si alzano in volo, non stiamo semplicemente mostrando belle immagini dall'alto. In quel momento stiamo osservando da vicino uno dei sistemi vulcanici più complessi e instabili al mondo. I campi Flegrei non sono fermi, non sono silenziosi. Sono una caldera viva che cambia continuamente, spesso in modo impercettibile, altre volte con segnali molto chiari. Ed è proprio per questo che oggi, più che mai, quello che stiamo per mostrarvi e spiegarvi merita attenzione, perché riguarda dinamiche profonde che vengono raccontate in modo parziale o rassicurante, ma che in realtà nascondono un quadro molto più delicato. Oggi, come sempre, vi portiamo osservazioni dirette, immagini aggiornate e dati raccolti sul posto, perché crediamo che l'informazione debba partire dalla realtà e non dai titoli rassicuranti. Prima di entrare nel cuore di questo nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, ma un gesto libero che ci permette di continuare a volare con i nostri droni, sostituire batterie, mantenere l'attrezzatura e monitorare costantemente lo stato della caldera. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Entriamo ora nel punto centrale di questo video. Da giorni assistiamo a una vera e propria ondata di articoli che parlano di calma sismica, di assenza di pericoli imminenti, di studi che vengono presentati come se fossero nuovi, ma che in realtà riprendono concetti già discussi più volte. Articoli che escono sempre nel momento giusto, quando la sismicità cala e quando sul territorio sono in corso grandi lavori strategici, come quelli di Bagnoli legati all'America's Cup o la ricostruzione del rione Terra. Il messaggio che passa è sempre lo stesso: non c'è pericolo, potete stare tranquilli. Ma la realtà è molto diversa. Negli stessi studi si legge chiaramente che i campi Flegrei sono un sistema imprevedibile, che non esistono modelli in grado di stabilire con certezza cosa accadrà domani, dopodomani o tra un mese. E allora la domanda è inevitabile: come fanno a dire che non c'è rischio? Nessuno oggi può escludere un forte terremoto improvviso o un'evoluzione rapida del sistema. Il rischio zero non esiste e usare i media per calmierare la popolazione mentre si portano avanti grandi interessi sul territorio è un'operazione estremamente delicata. In questi giorni è stato rilanciato anche uno studio che mette in relazione l'acqua piovana con il sollevamento del suolo. Uno studio che va spiegato bene, perché semplificarlo significa travisarlo. Ed è qui che entra in gioco l'immagine che avete appena visto a schermo. Quella che osservate è una sezione del sottosuolo dei campi Flegrei. In alto c'è la crosta superficiale fratturata, la stessa che noi osserviamo ogni giorno con i nostri droni, attraversata da fumarole, fratture e vie di risalita dei gas. Subito sotto, tra circa 1 e 2 chilometri di profondità, lo studio individua una zona di infiltrazione dell'acqua meteorica. Parliamo di acqua piovana che penetra lentamente nel terreno e non scompare, ma si accumula in uno strato dove la roccia è sufficientemente permeabile da trattenerla. Questo è il serbatoio superficiale in fase liquida che vedete rappresentato in blu. Ed è qui il punto chiave. Quest'acqua accumulata aumenta la pressione nei pori delle rocce. Non è un lago tranquillo, ma un volume di fluido confinato che spinge dall'interno. Questa pressione contribuisce al sollevamento del suolo che osserviamo da anni con il bradisismo. Lo studio afferma che una parte del sollevamento recente può essere spiegata anche da questo meccanismo e non esclusivamente da una risalita diretta del magma. Ma attenzione, perché scendendo ancora più in profondità troviamo un elemento fondamentale che spesso viene ignorato. Tra il serbatoio idrotermale e la camera magmatica più profonda esiste uno strato di roccia impermeabile. Questo strato funziona come un tappo naturale. Il magma non risale liberamente, ma continua a fornire calore, gas e fluidi che alimentano il sistema idrotermale sovrastante. Il serbatoio idrotermale, rappresentato in arancione, è il vero cuore del sistema attuale. È da qui che risalgono gas e vapore verso la superficie,
dando origine alle fumarole che osserviamo alla Solfatara e ai pisciarelli. Quando la pressione aumenta, questi fluidi cercano sfogo lungo fratture e zone più deboli, producendo degassamenti più intensi e variazioni rapide delle condizioni superficiali. Ed è fondamentale, dirlo chiaramente, spiegare il sollevamento con l'acqua piovana non significa affatto che la situazione sia meno preoccupante. Al contrario, significa che il sistema è carico, pressurizzato e che anche fattori esterni come le piogge possono influenzarne l'equilibrio. In un sistema già instabile, ogni aumento di pressione è un elemento da monitorare con estrema attenzione. Ora veniamo a ciò che abbiamo osservato oggi sul campo. Come prima tappa abbiamo raggiunto la fumarola dei pisciarelli. Anche oggi il degassamento è molto intenso, in linea con quello osservato ieri, ma abbiamo notato un dettaglio importante. I liquidi presenti nella polla sono diminuiti drasticamente rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Questo è coerente con l'aumento graduale delle temperature, che favorisce una rapida evaporazione dei liquidi superficiali. Abbiamo effettuato le misurazioni della temperatura alla fumarola dei pisciarelli, che oggi è di 106,5 gradi centigradi e, come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico con l'andamento delle temperature aggiornato giorno per giorno. Successivamente ci siamo spostati al cratere della Solfatara. Qui la situazione appare ancora più impressionante. La fumarola Bocca Grande mostra una pressione elevatissima, con getti di vapore vulcanico molto densi e continui. Non si tratta di sbuffi isolati, ma di un degassamento potente e persistente. L'intera area circostante è in forte attività e dalle immagini si notano numerose fumarole minori attive, segno di un calore diffuso nel sottosuolo e di un sistema che continua a lavorare senza sosta. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Bocca Grande, che oggi è di 181,8 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico, con le temperature dei giorni scorsi aggiornato. Questi sono i fatti, non interpretazioni, non rassicurazioni mediatiche, ma osservazioni dirette ripetute ogni giorno negli stessi punti. È questo il valore del monitoraggio continuo. Noi non siamo qui per creare panico, ma nemmeno per raccontare favole. Informare significa dire la verità per quella che è. Oggi i Campi Flegrei sono in una fase complessa, delicata, in continua evoluzione e nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Continuate a seguirci, perché noi continueremo a mostrarvi ciò che accade, dall'alto e dal basso, senza filtri e senza compromessi. Un saluto da Solfatara News. Restate connessi, restate informati e, come sempre, occhi aperti sui Campi Flegrei.